Benvenuti amici, benvenuti. Oggi prepariamo insieme un dolce tra i più classici, tra i più cercati e anche molto semplice. Cercati ovviamente via web, io vedo che ci sono tante ricerche sulla torta di mele. In questo caso questa è una torta di mele veramente che io ho fatto tipo forse 20 anni fa, ma anche di più, perché volevo una torta per le mie figlie e volevo una torta molto semplice ma con dentro tante mele. Poi, siccome mi piaceva farmi aiutare, ho trovato anche un modo simpatico appunto per far interagire le mie figlie con me facendo questa torta, poi vi faccio vedere dopo. Vado a mettere all'interno del cutter, quindi vedete che lamone belle grandi che ha, le mettiamo dentro il burro, che in questo caso potrebbe essere anche freddo da frigorifero, tanto le lame poi vanno a renderlo talmente sottile che non lo vedete neanche più, a renderlo crema. Mettiamo dentro lo zucchero e possiamo già metterci le uova, che in questo caso sono 4, io le vado a sgusciare e le vado a inserire. In realtà si può mettere dentro quasi tutto da subito, perché tanto le lame poi faranno una bella crema. Quindi le uova. Se lo fate invece con le fruste, il burro conviene che sia morbido e lo andate a sbattere molto tempo fino a che diventa bello spumoso insieme allo zucchero. Dopo aggiungiamo le uova, però è meglio aggiungerle una alla volta. Qui in realtà possiamo aggiungere tutto subito. Quindi burro, zucchero e uova, chiudo e qui si è tutto ovviamente amalgamato, sminuzzato e tutto ridotto abbastanza a crema. Poi vado ad aggiungere all'interno gli aromi. In questo caso che cosa ho scelto? Abbiamo detto vaniglia, io uso l'estratto naturale, ma come vi dicevo potete mettere dentro anche i semini della bacca, il limone, quindi vado a prendere la parte solo colorata dell'agrume, perché sapete che quella sotto è amara, quella bianca. Quindi abbiamo messo questo, il pizzico di sale, io ripeto mi metto la ciotolina se no me lo dimentico sempre, quindi fatelo anche voi perché nelle ricette serve. E in ultimo possiamo mettere anche il latte, teniamo il lievito e la farina per dopo perché li andiamo a setacciare un attimo prima. Quindi il latte, ecco, in questa fase se voi state facendo l'impasto con le fruste, probabilmente mettendo poi il latte otterrete dei grumi, lo vedrete, perché ovviamente il burro con le uova comincia a spaldarsi e ripeto è una cosa abbastanza normale. L'importante poi è che aggiungendo le farine vedrete che tutto diventa normale e cremoso come sempre. Invece in questo caso, avendo il cutter taglia praticamente tutti gli ingredienti, li sminuzza talmente finemente che li riduce in una crema. Andiamo a frullare anche questo. Le ultime cose mancanti, abbiamo detto una bustina di lievito in polvere per dolci, quindi questo è vanigliato, e la farina. Io li vado a mischiare, però prima li vado a setacciare insieme. Allora, setaccio. Utilizzate quando dovete fare queste cose un setaccio con le maglie un pochino più larghe, perché se usate quelle fini non finite più, andate avanti per un'ora a setacciare. Così prendo una ciotola, perché sapete più che la farina il lievito assorbe molto l'umidità, quindi spesso quando andate a setacciarlo vi trovate dei grumetti. Quindi setacciamo tutto, in questo caso guarda che bravi, erano tutti belli asciutti. Adesso inserisco farina e lievito, c'è ancora un goccio di latte, e frullo. Vedete che fa tutto un po' lui. Però in questo momento abbiamo inserito tutto. Basta così, serve solo per amalgamare. Adesso faccio vedere a Marco come in realtà dai grumetti che c'erano prima è diventato molto più cremoso, perché ovviamente la farina raccoglie un po' tutto, assorbe un po' i liquidi e quindi forma una bella crema. Questa è la base per la nostra torta. Vedete che c'è un bellissimo impasto tipo quello di un ciambellone. Forse un pochino leggermente più liquido, ma di poco. Lo tengo da parte e vi faccio vedere appunto che utilizzo questo stampo a cerchio apribile. Questo è da 23 cm, 23-24 potete utilizzare. Dai 22 ai 24 potete giostrarvela. Allora, che cosa faccio io di solito? Spruzzo con lo staccante. Per lo staccante mi serve in questo caso, visto che andrò a mettere la carta forno sul fondo, potete metterlo anche sui lati, però non serve.
Io utilizzo lo staccante perché è molto comodo per noi in cucina, soprattutto se dobbiamo fare tante cose in un giorno, poi soprattutto è a base vegetale, quindi se c'è qualcuno per esempio che è intollerante al lattosio, se imburrate potrebbe dar fastidio. Comunque spruzzo. Allora, ci sono due metodi per foderare il forno per foderare il fondo molto veloci. O mettete la carta forno sopra, chiudete e ritagliate, oppure, questa è una cosa simpatica che potete fare se avete qualsiasi tipo di teglia, prendete la vostra carta forno, se dovete fare solo il fondo, ci fate un bel triangolo, così. Io lo faccio così perché vedete qua il margine ovviamente è frastagliato, potete farlo anche da qua se avete un margine bello dritto. Fate questo triangolo, non importa se qui non è perfetto, e poi pieghiamolo in modo che i due apici si incontrino, vedete? In questo modo. Avrete ancora il triangolo, quindi sempre i due apici si devono incontrare in questo modo. Lo potete fare fino a che non è abbastanza sottile. Poi girate la vostra tortiera, fate in modo che sia come un raggio, quindi partite dal centro della tortiera. Questo è praticamente il punto dove dovete andare a tagliare la carta forno e formerà il cerchio che vi serve. Quindi se avete una tortiera più piccola o una tortiera più grande, ricordatevi di mettere la punta del vostro triangolo al centro della tortiera e poi di tagliare proprio qua vicino al bordo. Quindi vado a metterlo all'interno, ci metto dentro quindi adesso l'impasto. Perfetto, adesso io la vado a distribuire sul fondo. Non è una torta altissima, verrà alta tipo così. Allora, potete agire in due modi. Se avete il levatorsolo, che è questo attrezzino qua, la prima cosa da fare è levare, anzi ne prendo una un po' più dritta perché questa è stortina, e levare il torsolo che è appunto centrale alla mela. Ok, vedete? E poi andremo a sbucciare tutta la mela e successivamente a tagliarla a fettine. Se invece non avete il levatorsolo, vi conviene sbucciare prima la mela, tagliarla in quarti e poi con il coltellino togliere la parte centrale. Allora, questa è una bellissima ricetta. Se voi avete lì delle mele e non sapete cosa farne, magari per far mangiare anche ai vostri bambini una torta molto sana e molto carina come idea. Quando abbiamo i nostri quarti, da ogni quarto andiamo a ricavare almeno un 5-6 fettine, ok? Quindi andiamo a tagliare tutte le mele. Abbiamo tutte le nostre belle fettine di mele. Ho detto che da ogni quarto di mela, senza appunto torsolo, bisognerebbe ricavare almeno 5-6 fettine per non averle troppo spesse. Ecco, questa sarebbe diciamo, lo spessore giusto, per non fare proprio delle cose esagerate. Poi, per facilitarvi l'operazione, io ho escogitato questo sistema di mettere a ore 12, a ore 3, a ore 6 e a ore 9, proprio per dividere il nostro cerchio in 4 parti uguali, le prime fettine, e poi al centro di ogni settore mettere l'altra fetta e poi quindi procedere così, dimezzando ogni volta il settore, così sarete molto molto precisi. Abbiamo messo le mele tutte a cerchio, come una raggiera, insomma sembra un piccolo sole. Ecco. E adesso andiamo a infornarla, quindi inforniamo in forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 40 minuti. E io per adesso metto 30 minuti in modo che poi vengo a controllare e mi regolo. Che cosa possiamo fare? Vi avevo detto, se prima di infornarla volevate cospargerla con dello zucchero di canna, poteva essere una soluzione, oppure appena sfornata potreste diciamo spennellare le mele con della marmellata o d'arance, oppure una confettura di albicocche, diventano un pochino più lucide, oppure semplicemente, come andrò a fare io ora, prenderemo dello zucchero a velo e l'andiamo a spolverizzare.
Eccola qua, è molto semplice, avete visto non è altissima, però è molto morbida, umida perché ovviamente è piena di mele e prendendo qualsiasi fetta le mele ci saranno perché le abbiamo disposte proprio tutti intorno. Ora andiamo anche a tagliare una fettina, che dite? Così vi faccio vedere anche l'interno. Ed è una ottima soluzione sia per la colazione che per la merenda, ma per qualsiasi tipo di spuntino, per sempre. Eccola qui, ve la metto qui, come vedete dentro è molto morbida, qua forse si vede meglio la fettina di mela, comunque come vedete è piena, è molto morbida e sono sicura che vi potrà piacere. Mi raccomando, fatela, mandatemi le vostre versioni e taggatemi così io riposto. Ciao a tutti!